WBIF World Women Championship 2024, incontro tra Marilena Montano e Loren Sinitsky. Lena gioca bottom con le pedine nere, Loren top con le pedine bianche. Match ai 13 con 2 minuti a punto. Blitz di Loran, ma Marilena ha un ottimo prime da 4, tira un doppio 5 a dir poco eccezionale. E qui direi che ha un double. È vero che non ha vantaggio in corsa, ma ha un double shot. Inoltre Loran ha 3 pedine dietro il prime da 4, quindi secondo me è un drop molto netto. Inoltre Loran ha 2 pedine sul 2, una sull'1 che peggiorano sicuramente la situazione. Infatti, azione di cubo corretta, double drop. 1-0 per Marilena. Tempo di riflessione è tanto, 2 minuti a punto per una partita online col pip count sono veramente tanti. 6-4 fa ovviamente il bar point di Loran. No, 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 assolutamente preferibile fare l'ancora avanzata. Qui mm, il cubo non è molto lontano, probabilmente è ancora un po' presto. Qui giocherei 13-8. Non so se fare l'ancora sulla la butterfly anchor. Adesso Loran ha un fortissimo rack, ma il rientro di Marilena è ottimo. Qui il cubo ci sta perché vantaggio in corsa è notevole e Loran ha 3 pedine sulla 24, ma ha anche il rack che è molto forte, quindi in effetti GNU considera un blunder il double di Marilena, però diciamo che è andato molto bene. Adesso con questo doppio 4 fa la quinta a casa e ha notevoli possibilità di gammon. Diciamo che i gammon sono all'incirca intorno al 50% secondo me. Scopre però e viene colpita. Il game cambia totalmente faccia. Stanno giocando molto veloci, un po' troppo per i miei gusti.
E con tutto questo tempo in posizioni complesse come queste bisogna pensare. Inoltre il cubo è a 2, la posizione è molto volatile, quindi è fondamentale evitare, cioè giocare le mosse migliori. Partita di contenimento sono le posizioni più complesse, quindi sinceramente non condivido la velocità con cui Loran sta giocando queste mosse. Marilena non riesce a scappare. Double shot. Loran colpisce. Qui può fare casa 2. Io slotterei il bar point. Non sono sicurissimo. Questa non mi piace sicuramente. Non- Deve tenere le pedine singole per cercare di massimizzare il controllo dell'outfield. Qui Marilena può provare a scappare, ma va a tiro triplo. Qui, secondo me, Loran dovrebbe anche pensare alla possibilità di ricubare. Ricuba adesso, ma potrebbe aver missato. Secondo me questo è un drop. Infatti ci sono 3 miss di Loran. Due 1 per Loran. Mm. Doppio 5, blitz di Marilena. No, no, assolutamente. Questa da dove se l'inventa? Errore abbastanza incomprensibile, sono le mosse iniziali che dovrebbero essere acquisite. 4-3, colpisce e splitta. 5-3, golden point per Loran. No. Doppio 5, eccezionale. Qui farei casa 3 e colpirei sul 5. Questo secondo me è too good. Due pedine sul bar, un blot nell'outfield. Infatti il double è un blunder. Continuano a giocare velocissime. Eh, Dico io sono sempre un po' polemico, velocità degna di miglior causa. 4-3, qui deve colpire la seconda pedina, probabilmente scenderei sul 9.
ma sembra corretta. Butterfly Anchor. Loran colpisce ancora, si avvicina alla double, però doppio 1 è ottimo per Marilena, fa la seconda ancora e allontana il double. Qui Golden Point è 13,9, sicuramente non 6,2. Invece no, GNU considera buona 6,2. Qui Laurent potrebbe iniziare a prendere in considerazione il cubo. È una posizione mutual holding game in cui Loran all'ancora più avanzata è un notevole vantaggio in corsa, prime migliore. Doppio 4, casa 9 e casa 16. E questo direi che è un double drop. Forse potrebbe essere ancora un take. E infatti era un take, blunder di Marilena, 3-2 per Loran. Ventiquattro 18. Doppio 2, farei casa 18 e casa 4. No, meglio casa 4. 13 4. Casa 5 in testa. Qui Marilena ha un'ottima struttura, però è parecchio indietro in corsa. Però colpisce col 3, con l'1 e col 2. Io avrei pensato un po' di più al cubo. Farei casa 4. Oppure 18-10. 18-10 è meglio perché al prossimo tiro può cubare. Questo è un too good secondo me. No, corretto il cubo, è chiaro, chiaro drop, 3 pari.
doppio 2, direi 13, 11 e 6, 4. No, questa è troppo passiva. Sempre io continuo a essere fortemente critico su queste mosse giocate troppo velocemente. Cinque quattro colpisce dal mid, deve uscire sul 14. Casa 4 mi sembra preferibile rispetto a casa 3, anche se questa è un po' più flessibile. No, invece è un blunder. Nove pip di vantaggio per Laurent. Ma andrei sull'8 e cuberei, incasserei il punto. Sono 24 pip di vantaggio. Potrebbe essere anche forse too good, un leggero too good. Quattro 3 per Laurent. Ventiquattro 18 e 13 9. No, molto più importante fare casa 9. Farei casa 2. Scambio di colpi. Dovrei entrare sul 20 e colpire o fare casa 8. In realtà sì, è molto in vantaggio in corsa, per cui è preferibile giocare safe. Adesso Marilena ha una buona struttura d'attacco. Forse farei casa 3. Marilena a Cuba, sono d'accordo. Ha una casa forte. Casa 2 di Loran non è per niente positiva. Il drop è corretto. Siamo 4 pari. Ottimo 4-2 per Loran. A casa 9, Marilena. Direi double hit. Ottimo rientro di Marilena. Ma forse rientrerei sul 23 e giocherei 13-8.
deve abbattere il pilone sul mid. Qui importante per Marilena fare il golden point. Probabilmente sarei scappato dal 20, posizione troppo rischiosa. Doppio 5. Sei 4, ottimo, può scappare. Adesso Marilena ha un buon vantaggio, portato in salvo il runner. Sette pip di vantaggio. Sei 3. Ma farei casa 3 in testa. Questo è un double ed è anche un drop. 19 pip di vantaggio, una pedina sul bar, un'altra pedina a tiro triplo. Forse era anche too good. Marilena sta giocando bene, sta giocando a 6, Loran oltre 11, 5-4 per Marilena. Qui deve colpire su 4. Ma avrei fatto 13-11. Ottimo doppio 2 di Loran. 13-11. E qui potrebbe andare sul 20 e giocare il 9-8 o sul 24 e colpire. 13-10. Casa 9. Ah no, colpisce nell'outfield, corretto. Direi 24-18. Questa non la capisco anche perché strippa il mid. Mi sembra corretto il cubo di Laurent. Invece era un po' anticipato il cubo. Ma scenderei dal mid.
sarei andato sul 20, bar 20 e 9-8, 6-5 colpisce, 22-16 e 16-11, questo è un double, ah no, redouble può essere un po' delicato, però secondo me ci sta. 18 pip di vantaggio, una pedina sul bar, casa più forte e ben 4, 5, 8, 12 pedine in zona d'attacco. Ottime possibilità di fare importante casa 5. 4-2, golden point. Adesso Marilena ricuba. Loran passa. 7-4 per Marilena. Stanno sempre giocando molto molto veloci. Meno 2 minuti per Loran, 3 minuti per Marilena. Quattro uno, colpisce e gioca 6-5. Anche questa è molto buona. Anche Loran fa il prime da 4. 23-16. Prova a scappare. 5-1 non colpisce e non si ancora. Vantaggio in corsa per Marilena, ma ottimo 5-2 per Loran che porta in salvo lo struggler. Cinque 1 prova a scappare, la fa franca, corsa all'incirca pari, ma farei casa 2. Ottimo doppio 4 di Laurent che si riporta in corsa pienamente. Casa 3. Giocherei 13-7 e forse 6-5.
Marilena indietro in corsa di 10, però all'ancora più avanzata, casa più avanzata, direi non ancora, quindi Loran ha dei problemi di timing, doppio 4 non è eccezionale. Tre pip di vantaggio per Marilena. Qui lascia il blot, ma Loran missa. Questo secondo me era un double. Anche questo è un double molto chiaro. Loran ha parecchio wastage. E questo è un double drop. Marilena Cuba e qua Loran non può accettare. Ha già una pedina fuori Marilena e Loran ha un crossover lungo, quindi direi chiaro drop. Marilena sta giocando a poco più di 5, sta giocando molto bene. Loran a 9. 8-4 per Marilena, che ha missato gli ultimi tiri. Infatti il suo PR sale a 6. Le due giocatrici hanno consumato 3 minuti a testa, molto poco, stanno giocando troppo velocemente, almeno per i miei gusti. Qui giocherei safe. Marilena colpisce. Quattro due, sì, fa le due case. Qui golden point per Loran e 13-7. Mutual holding game, corsa più o meno equilibrata prima di questo doppio 6. Qui potrebbe essere 10-7, 10-5. Dieci, 4, 6, 5. Marilena è in vantaggio di 20 pip. Abbiamo un mutual holding game. Il problema maggiore di Marilena è quello di portare avanti le pedine arretrate. Prova ad approfittare del fatto che Loran ha 3 blot in casa, ma scelta è comunque rischiosa. Vedete un blunder per Gnu.
ma forse avrei coperto casa 1. Va bene, non viene colpita. E questo è un double molto forte, 16 pip di vantaggio. Marilena Cuba, secondo me questo è un drop, anche se il take point è del 20%, abbastanza basso, ma 16 pip sono tante. Sì, penso che passerei. Loran accetta, penso che possa essere un blunder, invece no, il take è corretto. Molto strano, non avrei mai detto. Eh, porterei due pedine dal 7 al 5. Qui nettissimo vantaggio per Marilena. 2-1 non è un bel tiro. Doppio 5 invece è ottimo. Altro doppio 5 un po' meno buono, ma comunque sempre buono. Doppio 6 per Loran. Ma Marilena si aggiudica il game 10-4. Marilena sta giocando a 6, Loran a 8. Questo direi too good. Infatti un leggero too good. Correttamente no, qui meglio 24-22 perché Loran ha già fatto casa 5. Qui Marilena colpisce e evita il cubo. Sei 5, probabilmente 24-18 e 13-8, ma anche l'ancora avanzata è importantissima. Direi 13-10, 8-7.
Questo è un mutual holding game in cui Marilena ha l'ancora nettamente più avanzata. Sì, 4 deve giocare 13-3. 8-3. Qui Marilena colpisce. Adesso in netto vantaggio in corsa. Però 4-2 non riesce a portare in salvo lo struggler. No, giocherei 18-16 e 11-7. 26 pip di vantaggio per Marilena. Se non viene colpita ha un grosso vantaggio. Ma doppio 4. Prossimo tiro probabilmente un double drop. Sì, qui deve cubare. Molto rischioso questo cubo per Marilena. 10-6 per Marilena. Doppio 5, casa 1 e casa 3. Stavolta fa correttamente. 24-23. Casa 4 per Laran. Altro doppio 5, ottimo per Marilena. Probabilmente andrei sul 13. Ottimo 5-2 per Laurent. 10-5. 13-4. Altro doppio 5 per Marilena che va dal 18 all'8. No. Qui farei casa 5, casa 3.
Marilena è in vantaggio in corsa, però la casa di Loran è molto forte. Questa non mi piace, lascia totalmente il controllo dell'outfield. Però 17 pip di vantaggio per Marilena. Loran Cuba, direi che è un take molto netto, ci sono pochi gammon e se Marilena riesce a scappare va in grosso vantaggio. Marilena passa ed è un blunder. 10-7 per Marilena, ottimo doppio 6. Casa 5 in testa, ma Loran colpisce dal bar. Marilena ricolpisce, Loran danza. Questo potrebbe essere un cubo. Grande vantaggio di Marilena. Quattro 3. Giocherei 20-16 e 8-5 o 9-2. Qui adesso deve andare per il gammon. Infatti era un leggero too good. Marilena sta giocando a 7, Loran a 8. 11-7 per Marilena, 2 away, 6 away. Ottimo doppio 4. Scenderei dal mid con 2. Quattro 1, ha lasciato il blot nel mid, un po' troppo rischioso. Eccezionale, fa il prime da 7, in realtà sufficiente 6. Qui avrei fatto probabilmente casa 4 sperando di chiudere il prime da 6. Prova a scappare Marilena. Ottimo, non viene colpita.
6-4, vantaggio nettissimo per Marilena. E secondo me potrebbe cubare, non mi sembra che sia too good, qui deve giocare dal 7. Doppio 4. E qui forse avrei continuato invece, giocando il trap play. Questo direi che è un drop molto netto. Take point è intorno al 22%. Loran accetta ed è un blunder. Qui deve scappare. No, scappare non ha grandissime possibilità. Direi che il vantaggio di Marilena è enorme. Quattro, due, 1 off. E direi che alla fine Marilena vince il match giocando sotto i 7, Loran giocato sopra i 9. Match molto veloce, giocato rapidamente. Marilena ha vinto i primi due incontri e quindi le manca una vittoria per superare la fase preliminare di questo campionato del mondo femminile individuale. Grazie a tutti dell'attenzione e arrivederci alla prossima.